Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Dato che ho finito di montare la Fiction Italia Coast to Coast, torniamo con i video nerd, questa volta con un video pippino. Dato che le giornate si sono allungate e la temperatura si è alzata, stacchiamoci dal divano e torniamo in moto. Nel caso specifico voglio rispondere ad una domanda che mi avete fatto in tantissimi. Ricordate che i commenti li leggo tutti, quindi se avete qualcosa da chiedere scrivetelo nei commenti che ci facciamo un video dedicato. Comunque, tornando al video, voglio rispondere alla domanda: a cosa serve quel cavo che vedo uscire dall'interfono? Per rispondere a questa domanda creiamo prima l'ambientazione. Questa è la configurazione con cui siete abituati a vederci nei nostri viaggi a lungo raggio e questo è l'interfono che usiamo nel caso specifico BTX1 FM della Midland. Importantissimo, questa configurazione l'abbiamo adottata dal 2013-2014. Inoltre avrete notato in alcune ispezioni del video che utilizziamo questi due iPod Nano, ora ve li faccio vedere nel dettaglio. Canna di fucile il mio, color oro quello di Sara. Ve l'ho lasciato nel palmo della mano per farvi capire la dimensione. Se guardiamo nella parte frontale, tasto centrale per il play e per le pause, tasto superiore e inferiore per alzare e abbassare il volume della musica, destra e sinistra per mandare avanti o indietro la musica. Nella parte sopra c'è questo interruttore che, posto nella posizione centrale, serve per mandare avanti le canzoni in sequenza, mentre la parte più esterna per mandare avanti le canzoni in versione random. Questo tastino per avere info sulla musica. L'unico foro serve per agganciare il cavo per ascoltare la musica, al tempo stesso per ricaricarlo. Sotto non c'è nulla e dietro c'è questa comoda clip per poter ancorarlo al giubbetto della moto o a un taschino. Per quanto riguarda l'interfono, si presenta in questa maniera: scatola doppia twin pack. Andiamo ad aprirlo. Eccole qua. Questi interfoni hanno 7 anni, li abbiamo massacrati. Se notate, la parte esterna inizia a deteriorarsi, ma nonostante tutto non hanno avuto il benché minimo problema, quindi da parte nostra straconsigliati. Nella parte sotto ci sono questi 3 attacchi. Questo esterno è l'uscita audio da 2,5 mm per il cavo, questo centrale è l'attacco per il casco, questo più laterale è la presa per ricaricarlo. Ora non voglio fare una recensione dettagliata, altrimenti questo video tornerà ad essere un super pippone. All'interno della confezione degli interfoni troveremo questi cavetti con la caratteristica che da un lato hanno la presa da 2,5 mm, mentre dall'altro lato la presa da 3,5 mm. Questa presa la agganceremo all'iPod, mentre l'altra presa all'uscita jack audio della centralina. Ed ora cerchiamo di rispondere alla domanda iniziale del video. Veloce quadro generale: questa è la configurazione: centralina per il passeggero, cavo iPod per il passeggero, centralina per il pilota, cavo iPod per il pilota. Ma perché abbiamo adottato questa configurazione? Per rispondere a questa domanda dobbiamo un attimo capire come comunicano queste centraline senza fili. Queste centraline si appoggiano alla tecnologia Bluetooth, tecnologia inventata da Ericsson nel 1994 con 3 grossi limiti. In primis sono le interferenze per la frequenza utilizzata, secondo punto è la distanza. Più aumentiamo la distanza tra una centralina e un'altra e più dobbiamo andare ad intaccare la durata della batteria. Terzo punto è la velocità di trasferimento dei dati. Ma quello che dobbiamo sapere è che quando noi attiviamo la comunicazione pilota-passeggero dobbiamo scollegare tutte le altre utenze, e per questo cerco di farvi un esempio. Se io voglio ascoltare la musica dal mio telefono su questa centralina, significa che non posso comunicare con Sara, idem è il passeggero, perché la tecnologia utilizzata ci permette di attivare un singolo canale.
E Sara cosa mi ha chiesto? Con questa domanda mi riallaccio al video come convincere la moglie ad andare in moto. Sara voleva la possibilità di poter dialogare continuamente come se ci trovassimo in macchina e al tempo stesso poter ascoltare la musica in sottofondo. In questa maniera noi ragazzi, come ci infiliamo il casco, attiviamo l'intercom, quindi la comunicazione tra noi, la lasciamo sempre attiva per tutta la durata del viaggio e al tempo stesso, quando vogliamo, indipendentemente l'uno dall'altro, possiamo accendere l'iPod e ascoltare la musica in background, quindi mentre parliamo possiamo ascoltare la musica in sottofondo. A questo punto molti di voi esperti in materia avranno pensato, vabbè, ma mica hai scoperto l'acqua calda. Però attenzione, perché questa possibilità di ascoltare la musica in background con il cavo non è una cosa che riguarda tutti gli auricolari e questa cosa l'ho pagata a mie spese. L'idea di questi video ragazzi è proprio di condividere la mia esperienza per cercare a voi utenti finali di non inciappare nei miei stessi errori. Nei video dei nostri viaggi estivi ci avete sempre visto con questi caschi qua, ma nei restanti 10 mesi all'anno utilizzavamo questo casco qua, è uno Shuei Neotech prima versione e insieme al casco avevo questi auricolari. Ora vi devo mostrare nel dettaglio. Questi sono i Cardo Show 1 Duo disegnati nello specifico per i caschi Shuei, hanno l'uscita audio con il cavo, ma nonostante hanno questa uscita non possiamo adottare la stessa configurazione dei Midland, nel senso che se noi attiviamo la comunicazione pilota-passeggero con questi tramite il Bluetooth e colleghiamo il cavo all'iPod, quando attiviamo la musica si interrompe la comunicazione. Ho scritto anche alla Cardo e mi hanno detto che questi auricolari non sono stati progettati per questa funzione. Tutto questo per dirvi che se avete degli auricolari vecchia concezione con l'uscita audio con il cavo, non è detto che potete ascoltare la musica in background mentre avete l'intercom attivo. Tutto qua. Per condividere e avere un quadro generale del nostro modo di viaggiare non utilizzo il classico navigatore della moto come ben sapete, ma utilizzo questo iPad che non collego all'interfono perché la visione ampia, come ho già detto in un video dedicato, mi dà l'idea di poter navigare in chiave moderna ma alla vecchia maniera con la cartina sulla borsa da serbatoio. Ora, dato che siamo nel 2021, dato che questi auricolari hanno fatto la loro parte, dato che noi siamo dei tipi veramente nerd, ci siamo aggiornati e siamo passati alla versione successiva, ovvero i BTX2 Pro S. Questi auricolari, per i profani della materia, hanno una caratteristica interessante e ora ne andiamo a parlare. Dal 2018 il Bluetooth si è aggiornato alla versione 4.2 Dual Core e tutti i brand produttori di interfoni hanno inserito all'interno dei loro prodotti top di gamma il doppio chip Bluetooth. Quindi per tutti voi che dovete acquistare un auricolare in questo momento dovete fare secondo me questa distinzione se acquistarlo con il singolo chip Bluetooth o con il doppio chip Bluetooth. Dico questo perché se andiamo a confrontare le caratteristiche tecniche dell'interfono con il singolo chip Bluetooth rispetto all'interfono con il doppio chip Bluetooth, i primi 7-8 punti si equivalgono. Nell'interfono top di gamma con il doppio chip Bluetooth possiamo notare una distanza maggiore di comunicazione tra un utente e un altro, oppure magari più utenti in conferenza collegati contemporaneamente. Però la vera differenza è data appunto dal doppio chip Bluetooth che ora vi vado a mostrare. Con il doppio chip Bluetooth e due lettori MP3 Bluetooth possiamo dire addio al vecchio setup con il cavo e poter ascoltare la musica in background senza cavi. Questo perché il chip 1, chiamiamolo prioritario, serve per poter comunicare pilota con il passeggero, mentre il secondo chip serve appunto per poter ascoltare la musica in sottofondo mentre il pilota comunica con il passeggero. Inoltre con il doppio chip Bluetooth, per chi non viaggia in due, potete collegare due telefoni cellulari contemporaneamente, potete collegare il cellulare e il navigatore contemporaneamente, ma una cosa importantissima è che il software dell'interfono riesce a gestire molto bene il doppio chip Bluetooth e rendere il segnale molto più stabile nei passaggi tra intercom, radio, conferenza, eccetera. Questo ragazzi ci tengo a sottolinearlo perché il doppio chip Bluetooth lo trovate solo negli interfoni top di gamma, quindi con un costo maggiore. La Midland nel caso specifico lo riconoscete per questa cornice di colore azzurro
è riuscita a mettere il doppio chip Bluetooth in un interfono di media gamma, quindi se non volete spendere tantissimo, questo interfono lo straconsiglio. Un dettaglio interessante che non trovate scritto da nessuna parte è che con la vecchia configurazione, quella con il cavetto, non avrete nessun tipo di problema per quanto riguarda il volume del lettore MP3, mentre con la nuova configurazione, quindi con un lettore MP3 Bluetooth di ultima generazione, potreste avere dei problemi con il volume dell'audio della musica. Questo perché le ultime normative europee hanno introdotto un volume massimo. Questo significa che se anche mettiamo il volume al massimo potreste sentire la musica leggermente bassa. Per ovviare a questo problema potete alzare il volume nell'interfono, ma alzando il volume dell'interfono e avendo l'intercom aperto potreste sentire vostra moglie che vi urla nelle orecchie. Si potrebbe parlare per ore di questo argomento, si potrebbe parlare dei pro e contro degli interfoni integrati, ma come promesso questo video doveva essere un mini pippone. Quello che mi interessava era rispondere alla vostra curiosità, cioè a cosa servisse quel cavo che usciva dall'interfono. Spero in qualche maniera di esserci riuscito, perché voi pensavate che serviva per registrare l'audio dalle camere, mentre per registrare l'audio dalla camera ci sono delle chicche molto interessanti e per questo ci possiamo fare un video dedicato. Ora inizio a denudare la tenerona perché Motul 7100 1050, Motul 8090 per le trasmissioni, quindi per il cardano, Motul per pulire i corpi farfallati, kit pulizia filtro dell'aria KN, filtro dell'olio iFlow 204 per la Super Tenere. Quindi iniziamo a fare il tagliandone della moto. Questa volta cercherò di riprendermi per portare un nuovo video sul canale, in quanto molti di voi me l'avete chiesto. Intanto ragazzi, per ora vi auguro un buon weekend e tanta buona strada. Ciao ragazzi! Say what you gotta say what you